piccolo Giuseppe Di Matteo era morto il giorno in cui l'hanno rapito. Sono andati vestiti di poliziotte e hanno invitato Giuseppe che doveva venire da me. Allora il bambino ha detto sì, vengo subito da mio padre. Il bambino resta prigioniero 779 giorni. Lo rapiscono con la scusa di dire che il padre doveva ritrattare. La prima notte la passa legata a un anello in una stalla. Io poi ho scappato per andare a cercare Giuseppe. Era un bambino, viveva al buio, non aveva più ossa, non aveva muscoli. Giovanni Brusca, l'uomo che ha rapito e ucciso il piccolo Giuseppe, oggi è tornato libero. Noi siamo andati a cercarlo. Giovanni Brusca era un intimo amico mio, un consigliere familiare. A me mi ha fatto anzi non del bene, ma piacere. Se ti mettevi su 4 piastrelle del pavimento e premevi il telecomando, il pavimento si abbassava, entravi in questo bunker sotterraneo dove c'era la cella del piccolo Di Matteo. Cioè l'animale stesso si schifano. Nella precedente puntata di Confidential abbiamo ascoltato la testimonianza di Santino Di Matteo, l'ex boss di mafia che ha partecipato alla strage di Capaci. In questa puntata continuiamo a cercare la verità, concentrandoci sull'uomo che fece brillare 500 kg di tritolo che hanno ucciso Giovanni Falcone. Si tratta di Giovanni Brusca, lo stesso uomo che diede l'ordine di uccidere e sciogliere nell'acido un bambino di 11 anni, Giuseppe Di Matteo. Loro pensano che sono uomini d'onore, secondo me è la schifezza dell'umanità. Quello che ha dato l'ordine di far uccidere Giuseppe è stato Brusca e Giovanni. E poi hanno partecipato sia Enzo Brusca, sia Monticciolo e sia Chiodo. Questi hanno fatto omicidio. Dall'inizio, Santino Di Matteo e Giovanni Brusca sono i due uomini chiave della strage di Capaci. Provengono entrambi da storiche famiglie di mafia, ma Brusca negli anni '80 diventerà il braccio destro di Totò Riina, trasformandosi in uno dei boss più sanguinari della storia di Cosa Nostra. Io con Giovanni Brusca un buon rapporto perché facevamo parte tutte e due di Cosa Nostra, non è che c'era un rispetto, diciamo, reciproco, e poi lui ha fatto questa cosa con Giuseppe, giocandoci, perché ci giocava con Giuseppe. Quindi Giovanni Brusca stava qui seduto in questa stanza e giocava con tuo figlio? Come non giocava? Poi c'era la PlayStation e giocavano. Ma bello che lui diceva, ma questo ragazzino c'ha un'intelligenza unica, che era preparatissimo su tutto, andava a cavallo, piccolo era, no? Aveva 11 anni, 12 anni. Brusca sa tutto della famiglia Di Matteo che gli dà appoggio e protezione, ma quando Santino finisce in carcere e comincia a collaborare, tutto cambia. A Santino Di Matteo danno la risposta come? Rapendo il figlio, ma senza far capire che lo fanno come vendetta trasversale. Non l'ammazzano il bambino, lo rapiscono con la scusa di dire che il padre doveva ritrattare, per spingere il padre a ritrattare. Giuseppe viene rapito il 23 novembre. Sono andati 2, non lo so di preciso quant'erano, vestiti di poliziotte e hanno invitato Giuseppe che doveva venire da me. Allora il bambino ha detto sì, vengo subito da mio padre. Una volta che hanno visto che c'erano vestiti di poliziotti, ma anche se non erano vestiti nei ragazzi da 11 anni, lo prendo stesso, metto sotto il braccio e te lo porto. Vabbè. Il piccolo Di Matteo viene rapito all'uscita del Maniggio da uomini travestiti da poliziotti. Gli promettono che andrà a rincontrare suo padre.
C'è una prima fase in cui i Di Matteo Castellese è la famiglia di lei, la mamma del piccolo Di Matteo, non collaborano con gli inquirenti, non raccontano quello che è accaduto, anche perché cercano di risolvere la questione per le vie mafiose. Invece Franca, secondo me non è sequestrato Giuseppe. L'ha fatto magari messo da parte mio padre per vedere, no, la reazione mia se poteva questo. Invece era vero perché l'aveva messo giusto, poi mio padre è venuto da me. Tuo padre, tu sapevate benissimo chi aveva rapito? Caccetto lo sapevamo, mio padre lo sapeva che l'aveva rapito, non è che ci metteva tanto a capire chi l'aveva rapito, a lui che l'aveva rapito, giusto. E Santino Di Matteo paradossalmente era tranquillo, perché quando capisce che il figlio lo gestisce Brusca, lui si sente tranquillo, sa che Brusca non darà mai l'ordine di uccidere il figlio, perché Brusca con quel bambino ci aveva giocato, l'aveva tenuto sulle ginocchia, gli aveva regalato un cavallo, gli aveva fatto un sacco di coccole quando erano piccoli, quindi Santino è in qualche modo tranquillo, perché dice Brusca non lo ammazzerà mai mio figlio. Brusca non volle sequestrarlo, lo fece di Graviano. Il sequestro lo fece di Graviano e poi mollarono questo ragazzino a Brusca per ucciderlo, perché era condannato a morte. Cioè, come dice Sabella, doveva essere ucciso. Luigi Ligotti è l'avvocato che ha difeso tutti i principali collaboratori di giustizia, da Tommaso Buscetta a Giovanni Brusca. Durò invece oltre 750 giorni questa infernale segregazione di questo ragazzino, perché Brusca non voleva ucciderlo, sperava in un'altra soluzione. La prima notte la passa legata a un anello in una statua dove si levano i muli e gli asini, perché Brusca non ha un posto dove portarlo, non si è organizzato per niente, tant'è vero che l'indomani Brusca affida il bambino ai suoi amici di Agrigento, della provincia di Agrigento, dove il bambino viene trasferito. E ci metterà quasi un anno a ritornare nel territorio della Sicilia più occidentale, la parte settentrionale della Sicilia, quando dopo che Brusca si riesce a organizzare in qualche modo prima nel Trapanese e poi con il bunker di Giambascio. A costruire il bunker è Giuseppe Monticciolo, un carpentiere esperto nella costruzione di rifugi e vie di fuga per latitanti. Non è un affiliato a Cosa Nostra, ma ambisce a diventarlo. Giuseppe Monticciolo, un personaggio molto invece spietato, personaggio secondo me anche dotato di una certa crudeltà d'animo. Era l'uomo di fiducia di Giovanni Brusca, si era reso responsabile di vari omicidi, qualcuno anche abbastanza gratuito, ammazzare persone soltanto perché avevano avuto una mezza relazione con la sua ex, con la sua moglie in passato, insomma cose proprio veramente che non avevano rispetto per la vita umana, zero. Giuseppe Monticciolo prepara il bunker sotterraneo. Il bunker è una cosa che uno poi sembra di vedere i film di Diabolic, quando tu entri in questa cucina maleodorante, puzzolente, mezza diroccata in questa campagna, però se ti mettevi su 4 piastrelle del pavimento e premevi il telecomando, il pavimento si abbassava, entravi in questo bunker sotterraneo dove c'era la cella del piccolo Di Matteo. I rapitori si mettono in contatto con la famiglia di Giuseppe attraverso messaggi, foto e video del bambino. A registrarli è Enzo Brusca, il fratello minore di Giovanni. Io, essendo proprietario di una telecamera e sapendo la malizia, abbiamo fatto la ripresa e siamo ritornati. Lei sa per quale motivo vennero fatte quelle riprese? So che dovevano essere far visti a parenti, in particolare mi sembra il nonno. E anche delle lettere sono state scritte. E io ci ho parlato con mio padre, no? Mio padre mi ha detto le cassette perché a me non me ne ha dato manco una. Mi facevano vedere le cassette, capito? Loro che chiamavano a mio padre e ci facevano vedere la cassetta, però non gliela davano nelle mani. E scusa, che c'era in queste cassette? Ci facevano vedere il bambino come sta, quando sta, che gli diceva il bambino, capito?
e voleva essere liberato, no? Un bambino che cosa ti può dire? C'ha 11 anni, 12 anni, ma che ti deve dire un bambino? Gli diceva nonna aiutami, questo ci poteva dire. Magari mio padre un giorno mi sono messo pure a piangere per quello che diceva, no? Santino decide di scappare dal programma di protezione per cercare di salvare suo figlio. Chiede aiuto a Gioacchino La Barbera e a Balduccio Di Maggio, 3 mafiosi e collaboratori di giustizia, uniti dall'odio per Giovanni Brusca. C'era il fratello di Maggio che diceva, oh ma c'è questo chiodo, dice questo chiodo, dice ma come fai? Dice, guarda, mi hanno detto che tutte le mattine va a far prendere il pane nella genere alimentare, una volta prende prosciutto, una volta prende... Ma c'è tipo che c'è qualcuno, capito? E là, di là è partita la situazione per cercare Giuseppe. Il chiodo era veramente, come si deve dire, l'ultimo chiodo della carrozza. Era un mero custode del fondo Giambascio dove c'era l'arsenale di Brusca e dove c'era la prigione del piccolo Di Matteo. Santino sbaglia, arriva a una casa di distanza da quella in cui è tenuto prigioniero suo figlio. Per questo gesto disperato gli viene tolto il programma di protezione. Allora c'è lei, dove allora gli ha messo il programma di protezione, dove ci poteva andare, perché ci andava, uno ci sa, perché non ci andavi tu a cercarlo, io quello è mio figlio e mi bruciava, tu ce n'hai figli, se ci avessi figli questo me l'avessi detto, mi avessi detto hai ragione, se non giusto andare a cercare il figlio, me l'avevi cercato tu, me lo cercavi, se io lo salvavo tu che facevi? Cioè, se io salvavo il bambino, tu che facevi? Il bambino resta prigioniero 779 giorni, ma Brusca quando poi mi dirà a me, il piccolo Giuseppe Di Matteo era morto il giorno in cui l'hanno rapito, me l'hanno portato, perché non potevamo, ma in alcun caso l'avevamo liberato. Brusca non voleva ucciderlo, sperava in un'altra soluzione. E i Graviano e i capi di Cosa Nostra facevano pressione su Brusca pesantissima, perché era un rischio per tutti, doveva essere eliminato. E Brusca tergiversava e non eseguiva, poi ha eseguito, ha dato l'ordine. Quando Giovanni Brusca dà l'ordine a Monticciolo, gli dice allibertate del tuo cagnoletto, liberati del cagnolino, uccidi il bambino praticamente. Monticciolo parte, Enzo Brusca gli dice ma aspetta, dice prima di ammazzare il bambino, torna da mio fratello, fallo un attimo ragionare, vediamo se cosa va bene. Quindi Monticciolo se ne va, mentre Enzo Brusca resta con chiodo a Giambascio. Monticciolo torna con 2 fusti d'acido dicendo ho parlato con tuo fratello, ha detto che si deve fare, lo dobbiamo ammazzare e basta. E allora lo vanno a ammazzare, uccidono il bambino. Ma la cosa che poi emergerà è che Monticciolo non era mai tornato da Giovanni Brusca. Monticciolo cambiò strada e andò a comprare il bidone dell'acido. Tornò e disse confermato, ha detto che dobbiamo farlo. Questo non è una scusante, assolutamente. Le responsabilità sono gravissime. Era un bambino, viveva al buio, non usciva mai, non aveva più ossa, non aveva muscoli, non aveva strutture. Quando loro descrivono come lo uccisero, dissero che quando gli afferrarono le gambe ed era come il burro, così dissero, le ossa erano come il burro. L'audio che state per ascoltare contiene degli elementi disturbanti. Si tratta della testimonianza resa a processo da Enzo Brusca su come è stato ucciso il piccolo Giuseppe. Se non volete ascoltarla, andate avanti di 44 secondi. Entriamo tutte e 3 prima entra il chiodo, poi io e il Monticciolo assieme. Il chiodo si appresta a mettere il cappio e io lo prendo da una spalla, il Monticciolo da un'altra spalla, il chiodo tira, viene messo a terra e si aspettava l'8 minuti e alla fine ho visto
visto 2 lacrime, sembrava un'eternità. Comunque è finito tutto, abbiamo messo dentro il bidone, abbiamo versato l'acido e la mattina abbiamo svuotato il tutto. Chi ti ha detto che Giuseppe era morto? Me l'ha detto pure mio padre, mi ha chiamato, perché qua poi si è sentito subito, no? Perché ha parlato Monticciolo. Perché Monticciolo, quando hanno arrestato a Monticciolo, perché poi là c'è pure uno sbaglio dei magistrati, che invece di irci da dietro per arrivare a Brusca, perché questo è stato il problema, se allora arrestavano a Monticciolo subito, Monticciolo diceva ecco qua c'è il bambino, subito. E loro che facevano? Andavano dietro a lui, giustamente hanno ragione, non è che ci poteva dire non è vero. Dice andiamo dietro a questo, adesso ci porta da Brusca. Invece quello quando hanno visto invece che perdevano tempo l'hanno arrestato. Quando l'hanno arrestato, Monticciolo ci fa, mi dispiace, è 1 mese che è morto, 1 mese. E il piccolo Di Matteo è stato ammazzato l'11 di gennaio del 96 e io il 12 gennaio del 96, il giorno dopo, faccio irruzione in un covo di Brusca. Quello che mi chiedo, siccome questo covo l'avevamo scoperto il 5 gennaio precedente, mi sono avuto sempre il dubbio che se avessimo fatto irruzione immediatamente, se avessimo arrestato Brusca, probabilmente avrei salvato il bambino. Vi dico la verità, parlare della storia del piccolo Di Matteo mi crea, anche a distanza di tanti anni, mi crea un grosso problema sul piano personale, perché è la mia più grande sconfitta professionale. Cioè io ho avuto tanti successi, però non sono riuscito a riconsegnare quel bambino alla mamma e lì abbiamo fallito. Non ho rimorsi, non ho rimpianti, tornassi indietro 1000 volte rifarei le stesse scelte, non so che cosa avrei mai potuto fare di diverso, però ogni tanto ancora mi chiedo ma forse, poi valuto che non c'era niente di diverso da quello che abbiamo fatto e che probabilmente non avevamo nessuna possibilità di riportare vivo quel bambino, ma il tarlo, il dubbio, quella minima possibilità su 1 milione ancora continua a essere presente nelle mie notti insonni, quindi è una cosa su cui insomma se possiamo evitare di parlarne ve ne sono grato. C'era avuto un rimosso di coscienza, per noi si poteva salvare, invece da preso pigliavamo, ci viene qua e quello ci riportava la stessa sera che hanno arrestato, ci riportava là, perché quello ci sono venuto io. Il piccolo Giuseppe Di Matteo è morto. Per Alfonso Sabella non c'è altro modo di sanare questa ferita che arrestare Giovanni Brusca. Brusca lo arrestiamo il 20 maggio del 1996. Il 23 di maggio alle 5 del pomeriggio, più o meno l'orario in cui avviene la strage di Capaci, una quarantina di minuti prima, mi squilla il mio telefono cripto in ufficio. Alzo il telefono, era il generale, che lo riconosco chiaramente dalla voce, all'epoca colonnello Ragosa, mi fa: comandi dottore, il bambino ha bisogno d'affetto, comandi, e attacca. Io capisco quel messaggio in codice, insomma, il bambino che tu ho affidato alle tue cure, Giovanni Brusca, ha bisogno d'affetto, l'affetto lo vuole da me, cioè vuole collaborare. Dico cavolo, ma allora a questo punto io lo devo interrogare, gli devo stringere la mano. Cioè mi guardavo la mano, dico ma io come faccio a stringere la mano di Giovanni Brusca? Ovviamente la collaborazione di Brusca mi preoccupava molto. Brusca è quello che ha parlato del papello, della trattativa Stato-mafia. Quindi Brusca ha aperto capitoli importanti nella collaborazione. È il primo che ha parlato della trattativa Stato-mafia, è il primo che ha parlato di papello. Ed io glielo dissi: tu non uscirai un giorno prima del massimo che puoi scontare. Ed è stato anche giusto. Lui l'ha fatta tutta la pena. Non un giorno gli è stato tolto. Non un giorno. Per la storia ufficiale il sequestro di Giuseppe Di Matteo è la vendetta della mafia verso un infame.
Ma Alfonso Sabella ha un'altra idea su come sono andate davvero le cose. Sapevamo perfettamente che se Santino Di Matteo avesse ritrattato, per noi ci faceva solo una cortesia. Con le disposizioni dell'epoca le portavamo a dibattimento ed erano prove senza manco controesame da parte della difesa. Quindi la ritrattazione di Santino Di Matteo sarebbe stata fine a se stessa, perché ormai le cose più importanti che aveva da dire Santino l'aveva detto, l'avevamo messa nera su bianco a verbale. Perché Giuseppe Di Matteo non viene ucciso subito come in tutte le altre vendette trasversali? Perché viene tenuto prigioniero per oltre 2 anni? E forse per evitare che Santino dica delle verità che coinvolgono anche uomini dello Stato. Mi spieghi la storia dell'intercettazione di tua moglie che dice non dire che c'erano gli sbirri? Che c'erano gli sbirri? No, c'era uno sbirro. Quella di tua moglie sul via d'Aria. Sempre quella? Non è vero, Francesco, lo giuro. Io, sai quant'è che me la chiedono queste cose? No, io posso chiedere. Perché me la chiedono 30 anni. E allora ci faccio, ma poi ma dovete trovare una cosa. Ma se c'era qualcosa di un poliziotto che cercate voi, non c'era. Ma voi pensate che io stavo a dormire? Cioè non ve lo dicevo. Ma come ho parlato di tutto, la strage di queste, ma che cavolo me ne fregava a me? C'è l'intercettazione, non gli devi riferire degli sbirri, ma... Parlando di via D'Amelio. Parlando di via D'Amelio. Ho capito, su questo che costruiamo? C'erano gli sbirri, certo. Basta pensare all'Arcangiolo. Quello è scappato con la borsa dal luogo dell'attentato. Per cui è quella strage di quella di via D'Amelio. Brusca non ne sapeva niente, molti altri collaboratori di giustizia non ne sanno assolutamente niente della fase esecutiva, quindi era una strage chiusa. E chi poteva eseguirla quella strage? Soltanto persone fedelissime a Salvatore Riina. I Madonia o i Graviano. I Madonia erano tutti in carcere. Gli unici liberi erano i Graviani. I responsabili della strage di via D'Amelio sono gli stessi che hanno sequestrato il piccolo Giuseppe. Si tratta dei fratelli Graviano, i potentissimi boss di Brancaccio. È a loro che Santino consegna i telecomandi per azionare l'esplosivo che uccide il giudice Paolo Borsellino. I Graviano sono stati accusati di aver portato avanti la trattativa Stato-mafia dopo l'arresto di Totò Riina. La mala l'hanno fatto i fratelli Graviano, che poi io l'ho detto pure, ci sono stati i telecomandi, gliel'abbiamo dato noi. I telecomandi che ci sono serviti, se è vero che ci sono serviti per la strage di Borsellino, io ce l'ho dato, l'avevo io. Santino Di Matteo e Giovanni Brusca sono i 2 collaboratori più importanti della storia recente della mafia. Nel 1998, a Como, in un'aula di tribunale, arriva il momento del loro faccia a faccia. Ho incontrato Brusca a Como, al processo, e allora lo sentivo parlare, dicevo pure stronzate, però dicevo guarda che questo non dice più, parlava lui e più mi saliva il sangue in testa, fino a quando mi è venuto un rapido ma talmente veloce che quelli dietro, cioè i carabinieri sono dice noi non sappiamo come hai fatto, non lo possiamo capire. Ogni tanto tuo figlio giocava con mio figlio e mi stava vedendo. Signor Presidente, io... No, lo fermo. Sono alzato di botto, ho preso subito che avevo, lo sai che c'è qui il microfono, no? E io volevo prendere quello perché poi ce l'avevo in testa e poi si finisce di parlare. Invece mi è rimasto il microfono in mano, ma avevo un attimo, gliel'ho lanciato. Signor Di Matteo, io così non posso consentire che vada avanti il corso. Se lei ha bisogno pure possiamo anche sospendere per qualche... Proprio mentre Santino Di Matteo conclude il racconto su suo figlio, Giovanni Brusca torna libero. A darne la notizia è il giornalista Pino Maniaci. Il 31 maggio del 2021 io ho dato la notizia che Brusca tornava libero con qualche restrizione. Per 4 anni Brusca è stato sotto una specie di sorveglianza che è scaduta il 31 maggio del 2025. Ritornato però uomo libero.
totalmente libero, quindi è possibile che lo trovi a San Giuseppe Jato mentre cammini o lo trovi in qualche bar in qualsiasi piazza del paese. Lui può girare liberamente tutta l'Italia. Buongiorno, buongiorno. Siamo giornalisti, ma volete fare un'intervista? Perché volevamo sapere, è uscito Giovanni Brusca 4 giorni fa, volevamo sapere. Ma il presidente dove? Come lo conoscete voi? Lo conoscete? Giovanni Brusca era un intimo amico mio, un consigliere familiare. A me mi ha fatto anzi non del bene, ma piacere. Buongiorno. Volevamo fare un'intervista, siamo giornalisti. Di travagliare volevamo. Quello mi spiace, ragazzi, pure noi. No, noi volevamo sapere. Giovanni Brusca, esatto. Ormai. Siamo arrivati martedì. Quando scacciate lei? Un martedì. Oggi è venuto cantifico, ciao? No, ci sta, è venuto già, ma me l'hanno detto, ma sei lo stronzo che non lo sapevo. Dai, perché mi hai preso? Ma l'avvocato Luigi Ligotti nega che Brusca sia tornato in Sicilia. No, assolutamente. E lui fa parte del programma di protezione oltretutto. Lui ogni spostamento lo deve comunicare. La cosa, sai, che mi fa incazzare qual è? Che Brusca non è che torna libero, come dice qualcuno, che adesso avrà quei 1.000-1.500 euro al mese se eventualmente non trova un lavoro. Brusca è milionario. Brusca viene a godersi i milioni di euro. Alla moglie Cristiano sono stati trovati in casa durante una perquisizione circa 200.000 euro contanti, con tante carte, dove era chiaro che Brusca aveva affari in comune con tante persone e gestiva beni mai dichiarati. Questi soldi sarebbero stati riciclati negli anni da Brusca attraverso investimenti di un certo livello. Ce lo rivela anche Santino Di Matteo. Siamo nei supermercati, l'albergo non so quanto me ne hanno pagato, un altro bar che c'è appena degli albanesi, uno dei migliori bar che c'è quando tu esci, per andare a là, grandissimo. Poi ci hanno comprato pille verso Mazzara, da quelle parti, eccetera. E non gli hanno sequestrato niente? Niente. L'Hotel Garibaldi, la Storia Palace Hotel e l'Hotel Borgo Vecchio, cioè i più grossi hotel e più conosciuti hotel di Palermo, 5 stelle, confiscati, attualmente vengono gestiti da un certo Giorgio Cristiano, nipote di Giovanni Brusca. E attenzione, voglio fare una precisazione che è d'obbligo, ed è quella che ovviamente la famiglia Cristiano molto probabilmente è pulita dal punto di vista penale, quindi linda dalle carte, dal certificato penale, ma credo che ci sia anche una questione di etica, morale e dignità che dovrebbe essere presente in un'agenzia così delicata. Forse Fanpage sarà il mezzo per far alzare i riflettori su questa vicenda a livello nazionale. Attraverso le misure cerchiamo di verificare quanto detto da Santino e Pino. Scopriamo che effettivamente 3 degli hotel più importanti di Palermo sono gestiti da Giorgio Cristiano, nipote di Giovanni Brusca, e Salvatore Cristiano, cognato di Giovanni Brusca. Ci manca solo un ultimo passaggio: verificare che siano beni confiscati alla mafia. Dopo 7 giorni di telefonata all'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, riceviamo una risposta ufficiale.
Sono Piccinini, buongiorno. L'hotel Garibaldi è 65%. Confiscato l'immobile. L'immobile, perfetto. Dove è ospitato l'hotel Garibaldi, sì. L'hotel è stato dato in gestione alla Crib SRL. Esatto. Alla Crib SRL con un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Questa società, sia poi l'amministratore sia il nipote di Brusca, per le carte che noi abbiamo l'autorità giudiziaria lo ha sbagliato. Io le posso assicurare che all'epoca, parliamo documentalmente, sono state fatte le attività di verifica e è stato all'epoca ritenuto che la persona non avesse controindicazioni questo risultato degli anni. È apparentemente strano. Guardo la data di nascita, vedo 33 anni all'epoca del provvedimento. La cosa che le posso dire è che dalle nostre carte è stato valutato. No, certo. Quindi che chi fosse è stato valutato. Ecco. Abbiamo finalmente la conferma. L'hotel Garibaldi, un bene confiscato alla mafia, è stato dato in gestione alla Cribea SRL, l'azienda di Giorgio Cristiano, nipote di Giovanni Brusca. Nel 2021, quando ha avuto in gestione l'hotel, la Cribea era nata da soli 3 anni e Giorgio Cristiano aveva appena 29 anni. Torrini ci dette 500 milioni, ci ha regalato 500 milioni e ci credo, non è che non ci credo. Per Capaci, poi lui stava sempre in giro, no? E ce l'aveva perché ha messo i soldi da parte, miliardi aveva messo da parte qui. Poi suo padre per capomandamento, tutti i soldi, capite, entravano là, non è che. Poi ci hanno sequestrato, mai una lira ci hanno toccato. Quando guardi tutto questo, non ti chiedi, ma veramente hanno fatto tutto da soli? Nessuno ci vuole. Quando Falcone andò a Roma non aveva più né elicottero, né autocivetta, né tantomeno le macchine che ci aprivano e chiudevano il corteo. Torrina, questo è uno dei grandi misteri. Richiama questo comando, dice loro di rientrare in Sicilia perché bisognava ammazzarlo quando lui rientrava tutti i fine settimana. Santino Di Matteo descrisse il materiale che manovrava e parlò di un materiale granuloso. Pietro Rampulla, il pomeriggio del 23 maggio, si assenta, non c'è. L'unico specialista di attentati quel giorno decide di non esserci. Antonino Gè, l'ultimo a parlarci sono stato io, ma prima di ammazzarsi, prima di impiccarsi ci ho parlato io. È Bellini che suggerisce a Gioè l'importanza del patrimonio artistico e quindi fare degli attentati dinamitardi, includendo la Torre di Pisa. Ah, perché Gioè Antonino ci aveva detto che questi erano i servizi segreti. Che il suicidio di Gioè in carcere è un suicidio avvolto nel mistero. Chi domina gli strumenti, no? In quel momento. E perché? Per quale prospettiva? Ma evidentemente avevano ricevuto degli ordini ben precisi: andate da quel ragazzo e prendetegli le fotografie. Queste stragi si portano dietro una scia di misteri. E Brusca, colui che ha premuto il pulsante che ha fatto saltare in aria Giovanni Falcone. beh, questo io non giudico questo una questione di rimente.